Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Cine Archetipi, rubrica dedicata al simbolismo del mondo del cinema, in compagnia di Serena Pattaro e Marco Ludovico. Ciao Pierri, ciao Marco. Pattaro è giusto. Il film di stasera è un cool movie, L'Avvocato del Diavolo, un film interpretato da Al Pacino, da Charlize Theron e Keanu Reeves, quindi un fiori di attoroni, e diretto da Hackford. È un film del 1997, è un film che narra le vicende di un abilissimo avvocato della Florida, un certo Lomax, che ha l'abilità di non perdere mai. A un certo punto viene notato da John Milton, che ha uno studio legale a New York, che gli offre di lavorare per lui. Si scoprirà poi che questo John Milton non è altro che il diavolo, Satana o Lucifero, come tra l'altro lui non si nomina, dice che nel film che lui ha molti nomi, senza dire espressamente chi è. E un film che questa settimana questo mese ha scelto Marco Ludovico. Io farei iniziare Marco. Possiamo partire proprio da questa cosa dei nomi. Lui infatti dice ho tanti nomi e forse già quasi il finale di tutto il succo del film. Se dovessimo dire il nome dell'abitante del pianeta Terra, ne ha tanti diversi, quindi bisogna vedere dove si trova veramente lui, se fuori o dentro. Adesso io non so se possiamo spoilerare anche i finali per chi non dovesse averlo visto, ma oggettivamente non si capisce se questo famoso Milton sia dentro le persone o fuori dalle persone. Ed è interessante anche il nome che viene dato a Keanu Reeves nel film, perché nei suoi significati anglofoni è molto indicativo. Low Max, cioè tutto il contrario di tutto, e tutto il film ruota su un concetto di libero arbitrio declinato in vari modi. Anche quello alla fine non viene completamente esplicitato, perché si passa da quasi tutto il film che tratta sì di libero arbitrio, ma in maniera molto generale, in maniera come ne possiamo parlare tutti i giorni, ma più che altro si concentra sul senso di colpa, sugli errori, sugli sbagli. Tutto parte da una frase del pubblico ministero che dice a questo famoso avvocato, famoso, non è famoso all'inizio, ma questo grande avvocato che non ha mai perso una causa, né come pubblico ministero perché li ha fatti condannare sempre tutti, né come avvocato perché li ha fatti sempre assolvere tutti, e il pubblico ministero dice a questo avvocato:
hai fatto una bella crescita, hai fatto un bel filotto, ma prima o poi capita a tutti, dovevi perdere. E quindi questo è un altro dei concetti che viene esplicitato. Prima o poi devi sbagliare, prima o poi devi perdere. Se punti a non perdere, stai puntando a qualcosa che non ti compete, punti a fare un ruolo che non è il tuo. E lui, quando si conclude il tutto ed esercita quindi la sua facoltà di libero arbitrio, in realtà dice: ho fatto la cosa giusta, o almeno penso di aver fatto la cosa giusta. Quindi anche lì non viene dogmatizzato il fatto che la scelta compiuta fosse realmente quella giusta, quella sbagliata. Non dimentichiamoci che tutto il film si basa comunque su uno studio legale e al termine del film viene chiesto, cioè Lomax chiede: ma come mai proprio gli avvocati? Perché tu hai scelto proprio gli avvocati? Perché abbiamo il pass per tutto, ma le leggi a cui si attengono gli avvocati, chi le ha fatte? Non le ha fatte forse l'uomo? E le scelte che lo stesso Lomax compie non sono forse tutte scelte che lui ha fatto, anche quando gli veniva suggerito il viceversa. E quindi è un film da poter rivedere a ciclo continuo un'infinità di volte, anche perché forse mette molto a soqquadro quel concetto che un po' tutti abbiamo del fatto che si possa tornare indietro o che andiamo a letto, si resetta tutto e la mattina dopo inizia qualcosa di diverso. Nel film si percepisce qualcosa di molto più simile a un filo, perché ogni avvenimento successivo è sempre figlio del precedente, ogni accadimento è sempre figlio di una scelta precedente. E quindi questo ribalta moltissimo il concetto del, tra virgolette, vivere giorno per giorno senza pensare, senza porsi problemi, se è giusto, se è sbagliato. Mette in crisi parecchi equilibri. Sembra anche contraddittorio in questo aspetto, perché da una parte santifica quasi il libero arbitrio, ma dall'altra ti dice che devi sbagliare, ma se sbaglio allora ho il senso di colpa, cioè si crea quasi un cortocircuito che però, secondo me, se ben guardato il film, ripeto, alla fine qualcosina si capisce su come, quantomeno su come la pensava il regista, mettiamola così, non necessariamente su ciò che noi definiamo storicamente, dogmaticamente giusto o sbagliato in un tal momento, in un tal periodo. Volevi dire la tua, Serena, su quello che ha detto Marco? Oddio, ci sarebbe tanto da dire. Diciamo che parto da un aspetto. Intanto volevo collegarmi al discorso del senso di colpa di cui dicevi tu, Marco, prima. E c'è proprio la frase di John Milton, che poi insomma magari spieghiamo che anche questo nome non è un nome casuale come quello di Lomax, che hai già spiegato tu, Marco, e che dice proprio, rivolto nei confronti appunto di Lomax, dice: il senso di colpa è come un sacco pieno di mattoni, non devi far altro che scaricarlo. Cioè, senso di colpa è qualcosa di inutile, è qualcosa che non appartiene a nessuno, però ci hanno insegnato che dobbiamo avere questa colpa per qualsiasi scelta noi facciamo nella nostra vita, se questa non porta magari a rendere felice qualcun altro. E quindi questo discorso proprio del senso di colpa. Beh, diciamo innanzitutto appunto i due protagonisti sono appunto John Milton e Kevin Lomax, dove John Milton appunto è quello che poi si rivelerà essere il diavolo, ok? Come lo chiamiamo noi, anche se non ricordo se sul film viene nominato qualche volta questo aspetto, lo si capisce ovviamente da tutto
il contesto, ma John Milton ricordiamo che era un autore, saggista, filosofo del 600, se non sbaglio, correggetemi eventualmente se dico qualcosa di sbagliato, che scrisse il poema il Paradiso perduto, dove si parla proprio della ovviamente della caduta di questo angelo caduto che è appunto Lucifero, e della tentazione di Adamo ed Eva. E questa tentazione di Adamo ed Eva noi lo vediamo proprio, tra l'altro, alla il discorso della tentazione in tutto il film in realtà, però la tentazione di Adamo ed Eva noi lo vediamo soprattutto alla fine, dopo che tutti gli eventi si sviluppano in una determinata maniera. Io ci ho visto principalmente, dico principalmente perché gli aspetti ovviamente che si sviluppano nel film sono veramente tantissimi, però come aspetti principali ci sono la vanità e il senso di responsabilità, che sono due aspetti particolarmente interessanti, e il libero arbitrio di cui appunto Marco tu hai già accennato. E infatti qual è la tentazione più grande che utilizza Milton? È proprio quella della vanità. Lui infatti a un certo punto, anzi in un paio di punti del film, lui dice proprio: la vanità è decisamente il mio peccato preferito. La vanità è l'oppiaceo naturale. E questo è interessante, infatti lui colpisce sempre le persone con l'aspetto della vanità. Innanzitutto andiamo a vedere cos'è questa vanità. In alcuni magari è un pochino più accentuata, in alcuni è un po' più moderata, però fa parte di tutti i protagonisti del film stesso, che la vanità è una esagerata credenza nelle proprie capacità e nel saper attrarre gli altri. Quindi questa è una caratteristica che noi vediamo in tutti i protagonisti, ripeto, chi in maniera molto più accentuata, chi invece in maniera molto più attenuata. E quindi è praticamente quell'aspetto che porta a perdere la reale percezione della situazione. E infatti questo che poi si rivela, sempre per quello che è la reale percezione di ognuno. E Serena, qui su questa parola una chicca, è reale. Ma no, è un sogno. No, non è un sogno se è reale. Te lo ricordi in quel pezzo? E lì è fantastico anche lì. Esatto. E allora cos'è reale e cos'è un sogno? Shakespeare diceva, visto che se non erro è un contemporaneo proprio di John Milton, diceva che noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Quindi cos'è un sogno e cos'è la realtà? È molto interessante anche questo aspetto. Perché noi ci lasciamo tra l'altro tentare con la vanità? Perché innanzitutto ci presentano, o comunque ci presentiamo come una persona in quel momento più, come posso dire, migliore rispetto a quello che siamo in realtà. Quindi questo cosa fa? Aumenta la nostra autostima. Ecco perché la vanità è un aspetto che ci affascina. E come dicevo appunto, è quell'aspetto che si vede un po' in tutti i protagonisti, perché comunque viene tentato con la vanità, sicuramente ovviamente Kevin, ma anche Marianne, sua moglie, è tentata dalla vanità, un po' quando c'ha quel dialogo con Milton che ovviamente colpendola sulla pettinatura va a colpire il suo senso ovviamente di aumento dell'autostima, ma anche sull'aspetto di quello che si può avere
cambiando vita se io ti offro qualcosa di meglio. Però questo magari è un aspetto che riguarda più la responsabilità. Ecco, al momento volevo focalizzarmi di più su questo aspetto della vanità. Appunto, come dicevo, lo si vede anche in quella che si rivelerà poi la sorellastra di Kevin, eccola qua, che ovviamente lavora sempre per Milton, anche lei, ma si rivelerà anche in tutti i collaboratori e le mogli dei collaboratori di Milton stesso. Cioè, tu più vai come posso dire, a dir bene di queste persone, più queste persone si sentono migliori in realtà di quello che sono, ecco. Io al momento mi fermerei su questo aspetto, Pierri, e do ovviamente la parola a te su quello che vuoi dire, insomma. Sì, indubbiamente il diavolo tentatore agisce sulle passioni, perché comunque il diavolo è sempre stato rappresentato, come lui lo dice stesso, come coltivatore delle passioni umane, e da lì sussurra determinate indicazioni all'orecchio, come si vede anche nel film, quando lui avvicina la moglie Marianne di Lomax, suggerendogli delle cose. Questo è il fascino del diavolo tentatore. Oppure si vede anche per esempio nella copertina del film, che il diavolo sta dietro a Lomax, come per suggerirgli la via, nel senso che, essendo anche il diavolo schiavo di queste regole che compongono questo universo duale, che sono il libero arbitrio, anche lui deve seguire queste regole. È un po' rammaricato, infatti risentito con Dio, perché è costretto anche lui al gioco umano. E come dice lui, io non ti faccio agire in un certo modo, siete voi che agite con il vostro libero arbitrio, io al limite mi limito a suggerire, quindi a tentare con le emozioni umane. Una di queste, una delle più che attecchisce meglio, è la vanità, e qui ci sarebbe tutto un discorso che la vanità è legata alla mancanza di autostima, ma soprattutto all'ego, al far crescere il proprio ego fino a ritenersi noi stessi delle divinità, senza più seguire determinate regole che ci impone il cielo. A me, collegandomi al discorso che dicevi, appunto, che lui sussurra, lui infatti a un certo punto proprio con Kevin gli dice, adesso le parole precise non le ricordo, però tu ti fai notare troppo. Tu devi arrivare, se la gente non si deve accorgere che tu stai arrivando, devi tenere sostanzialmente un profilo basso. Infatti gli fa vedere che si sposta in metropolitana, non che arriva magari col macchinone, eccetera. Quindi è molto interessante, perché lui lavora molto di sotterfugi, lui lavora sotto, come si suol dire. Infatti non è un caso che nell'immaginazione comune il diavolo dov'è? Sottoterra, è in fondo, perché lui lavora da sotto, lui va a lavorare modificando quelle che sono le radici. E quindi lui gli dice proprio: tieni un profilo basso, non farti notare. E se guardiamo bene, le persone in realtà che ottengono grandi successi non sono quelle che noi vediamo in televisione ogni giorno, ma sono quelli che lavorano veramente in silenzio. Ed è così che ottengono i grandi risultati. Non sto parlando solo in termini negativi in questo senso, ma sto parlando anche in termini positivi, perché ricordiamoci sempre che il diavolo è la dualità, quindi colui che divide, che ci fa capire che esiste bene male, buono cattivo, giusto sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera.
E quindi questo è... Nell'immaginario, comunque nell'immaginario il film riprende bene questa cosa del sussurro alle spalle, perché proprio i demoni arrivano proprio alle spalle, ti sussurrano a un orecchio e ti tentano in questo modo. Ma in effetti tanti collaboratori di Milton in realtà poi si rivelano che sono, come hai detto tu, tra virgolette, dei demoni, perché vanno anche loro, esatto. Questa è la moglie ovviamente di un collega di Kevin, che lavora ovviamente per Milton. Tra l'altro è la moglie del collega che è che abita sullo stesso piano di Kevin. Quindi che anche lì è molto interessante. Io adesso non so se voi due vi ricordate, però a un certo punto loro dicono quanti piani ha il palazzo dove abitano. E mi sarebbe piaciuto, non so se magari qualcuno anche dei nostri ascoltatori magari lo sa, si ricorda, eccetera, magari, perché questo non me lo ricordo, però sarebbe interessante capire se c'è un parallelismo con i gironi dell'inferno di Dante, perché nomina proprio il numero di piani che ci sono in quel palazzo e che potrebbe rappresentare benissimo, tra l'altro, l'inferno al contrario. Lui infatti sta in alto e in basso ci sono invece quelli che sono più lontani da lui, perché quelli che lui ha vicino, il suo entourage, quelli più vicini, sono appunto quelli che abitano ai piani più alti. Beh, una cosa sulla palazzina la dicono, perché il film inizia con una citazione su Babilonia e Milton abita, dopo tutti i piani della palazzina, quali che siano, ma abita nella torre che svetta su questa palazzina, su questo grattacielo. E non penso che il regista li abbia messi a caso questi due elementi, questa citazione anche abbastanza improvvisa, perché Pronti via inizio film è anche abbastanza quasi fuori tema, fuori contesto, e però poi viene proprio esplicitamente detto che Milton non abita all'ultimo piano, ma nella torre che si trova in cima al grattacielo, e allora lui abita lì. Ma in effetti l'aspetto anche di Babilonia, che viene da chi viene citato? Viene citato dalla madre di Kevin, che lei cosa fa? Cioè fa il parallelismo tra New York e Babilonia, ma in riferimento a Kevin. Cioè è come dire, guarda che tu sei Babilonia, se ti trasferisci a New York crollerà. Cioè non sarai, cioè il tuo sfarzo, ciò che sei veramente tu, crollerà. Lei dopo ovviamente sapeva il perché, che non aveva esplicitato al figlio ancora, però lei sapeva perché diceva così di New York. Lui però lì si vede proprio all'inizio proprio il primo atto di libero arbitrio che lui fa, non si lascia condizionare dalla madre, però si lascia condizionare dalla sua vanità. Perché che lo porta a New York è proprio questo aspetto di vanità. Tra l'altro anche alimentato dalla moglie. La moglie che vede, insomma, si vede una vita familiare, perché lei comunque punta tanto anche al discorso della famiglia fin dall'inizio. Però questo aspetto familiare che dice finalmente, tra virgolette, insomma, fa intendere, finalmente avremo una vita degna, una bella vita come vogliamo veramente vivere. Infatti lei si rivela sia all'inizio sia nella scena finale, si rivela quella che ha convinto il marito a fare la scelta. E lei pagherà le conseguenze di questa sua decisione, perché lui in realtà, sia quando sono appena arrivati a New York, lui gli dice che lei inizia ad andare in crisi e lui gli dice guarda che staremo qua solo se lo vuoi tu, altrimenti
tra virgolette, ritorniamo, molliamo tutto. E lei gli dice: no, perché quando è che avremo ancora l'occasione di poter avere tutto questo? E nella scena finale, quando lui si rifiuta di lasciare l'intervista al giornalista, è lei che lo convince. Quindi noi vediamo come Eva sia sempre quella che Porca tenta. Eva. Perché è l'aspetto, no? È Eva che tenta, anche quando è con la sorellastra, è lei che tenta lui. Quindi noi vediamo sempre che è vero che Milton fa il ruolo di quello che ti sussurra all'orecchio, esattamente, però poi le tentazioni in realtà, se voi guardate, sono sempre fatte da Eva, da chi rappresenta Eva nei confronti di Adamo. E anche questo è un aspetto molto, molto interessante. Beh, è un film che è anche molto incentrato sulla scelta, perché non a caso la Marianne comincia ad andare in crisi proprio sulla scelta del colore verde. E si fa tentare comunque dalla moglie del collega di Lomax, nel senso che per ogni colore che sceglie sempre sulla tonalità verde, gli dice che è un brutto colore, per poi scegliere un verde che non piace né a lei né a Lomax. E da lì nasce tutto un concatenarsi di eventi che la mandano in crisi. È un film che, oltre che la tentazione, come era già stato detto forse dall'inizio da Marco, è un film che si basa proprio sulla scelta, quindi il libero arbitrio. Ma in effetti alla fine, quando ovviamente dopo che la moglie dopo che Marianne muore, che lui va da Milton, e lui a un certo punto si arrabbia, Lomax, e gli dice che cosa? Ma questo è un test. E poi si gira e fa: è il tuo test. Cioè, della serie, non ci cado più alle tue... cioè, non cado più a questi tranelli che tu mi hai convinto a fare delle cose, gli dice che in realtà... cioè lui dà proprio la colpa a Milton delle scelte che ha fatto. In realtà Milton poi gli dice, tra virgolette, sì, è un test, non gli dice proprio così, però gli fa capire, sì, certo che è un test, ma alla fine le scelte le fai sempre tu. Infatti anche quando lui lo accusa insomma, di quello che ha subito la moglie, lui gli indica proprio, gli dice guarda che sei tu che hai scelto tra la carriera e tua moglie, hai scelto tu di finire, di vincere, neanche di vincere la causa, gli dice, e poi di dedicarti a tua moglie. E quindi alla fine io te l'avevo detto, dedicati a tua moglie, ma tu hai risposto che le persone capiranno. Il problema è che dal momento in cui la moglie è stata male al momento in cui ha vinto la causa, la moglie poi è venuta a mancare e quindi lui non ha potuto dedicarsi alla moglie. Questo è un altro aspetto, secondo me, che ci dovrebbe far riflettere nel quotidiano quando diciamo ci sarà tempo, c'è tempo per queste cose qua. Ecco, in realtà ci fa riflettere sul fatto che forse non sempre c'è tempo dopo. Perché anche quello è un aspetto, no? Noi spesso e volentieri durante il giorno, poi la persona viene a mancare, la persona ci abbandona, perché magari prende e se ne va e ci rendiamo conto di quanto era importante quella persona solo quando non ce l'abbiamo più. E allora si inizia a dire, se avessi fatto, se mi fossi dedicato di più, se avessi rinunciato un po' al mio lavoro, le mie passioni, quello che è. Quindi io l'ho trovato molto interessante questo aspetto, che è appunto l'aspetto della responsabilità, l'aspetto della libera scelta. In realtà noi spesso e volentieri parliamo di destino. Milton invece ce lo dice. No, io ti sussurro, io ti metto di fronte alle cose, ma poi la scelta la fai tu.
significa che io ti do una predisposizione delle cose, ma non c'è una predestinazione. La predestinazione la crei tu in base alle scelte che fai. Non so se Marco voleva aggiungere qualcosa. Sì, nel senso che andrei paradossalmente a sminuire ulteriormente la figura di Milton, nel senso che vista così può sembrare fin troppo incisiva nella vita delle persone piuttosto che nelle loro scelte, questo fatto di sussurrare all'orecchio, ma in realtà ci sono dei passaggi dove lui stesso non solo ammette, ma spiega esplicitamente che sostanzialmente, diciamo, non ha tutto questo potere neanche forse di suggerire o di predisporre. Perché? Per esempio il passaggio dove lui dice: io ho avuto migliaia di figli, quindi non è che quei 2 fossero i primi 2, ma loro 2 avevano fatto dei percorsi tale per cui effettivamente potevano essere la chiave per il suo obiettivo. La storia stessa, lui dice di essere qui da sempre, ma dice che solo ora è arrivato il momento, solo in questo secolo lui ha avuto delle vere vittorie, sta vincendo. E allora perché, se questo fosse stato nel suo potere, non il secolo scorso, quello prima? E anche qui lo spiega, per le scelte degli esseri umani. Cioè è come se fosse, in realtà poi in un passaggio alla fine lui critica Dio per essere uno spettatore, ma da tutte queste cose alla fine lui non è molto diverso da uno spettatore che né influisce né è in grado di influire. Lui l'unica cosa che dice è che io sono qui da sempre, io adoro l'essere umano, sono uno dei suoi più grandi estimatori, Non sono lo qui. giudico mai, dice. Esatto, che è tra l'altro la stessa cosa che risponde in una delle parti iniziali Lomax quando gli chiedono se avesse avuto dei dubbi di coscienza nel far assolvere quella persona. Quando erano al bar, lui dà la stessa risposta che dà il diavolo. Io sono l'avvocato, non sta a me giudicare. Il mio compito è difenderlo. E alla fine Milton non dice forse la stessa cosa, cioè io non sta a me giudicare. Io sono qui perché mi piace l'uomo, il mio compito è difenderlo. E non è forse la stessa cosa. Quindi forse va spostato un po' di più il focus, come dicevo, più che vederlo dietro o vicino l'orecchio o comunque roteando, ma sempre vicino a noi. E forse è proprio una parte, cioè forse il simbolo che meglio può rappresentare questo è il Tao, dove non esiste una parte bianca senza un pochino di nero e dove non esiste il nero senza un pochino di bianco. E difatti Milton è entrato molto in contatto con la madre di Lomax, ma la madre di Lomax non si è trasformata in un demonio, anzi, tutto l'opposto, è diventata una fervida credente religiosa, quasi estremista da quel punto di vista, così come il costruttore che poi aveva ucciso la sua famiglia, ne aveva combinate di tutti i colori, tradiva la moglie, ma non era mica infelice. Quindi forse è più una questione di comprendere. Tu fai delle scelte, queste scelte hanno delle conseguenze, se ci pensi prima e se sono secondo te la cosa giusta e la cosa che fa felice te, allora anche con le scelte, diciamo, giudicate unanimemente più discutibili, tu puoi essere tranquillamente felice, ma è una cosa che dipende sempre da te. Non a caso i 2 sposini, quando erano nel paesino sperduto, tutto sommato erano molto felici,
nel loro contesto erano quasi i due belli del paese. Lui era il top del top perché era l'avvocato numero 1 del suo paese, ma loro hanno desiderato altro. E questa cosa si è posta più volte, nel senso sia quando diceva Serena, nel convincere e nell'appoggiare ad andare, ma ancora prima quando sono arrivati dopo aver visto tutto, Lomax anche lì fa una domanda: io prendo il timone di questa barca solo se tu rimani a bordo, se a te non va bene scendiamo subito insieme. Quindi l'hanno voluto loro. E perché poi arrivare alla fine del film e dire no, è stata colpa tua? Se analizziamo, volendo fare l'avvocato del diavolo, giusto per fare una citazione, in realtà tutte le esortazioni che gli ha fatto erano giuste. Non gli aveva forse detto fin dall'inizio che la pressione non fa lo stesso effetto a tutti. In alcuni tira fuori il meglio, in altri li distrugge. Ma gliel'aveva detto, non gli aveva mentito. E così come gli aveva detto: prenditi cura di tua moglie, è una brava donna, tu la ami, vai a casa, non devi continuare a lavorare, tu Però devi gli ha stare con tua moglie. prospettato di passare il caso a qualcun altro. E certo, che era il consiglio giusto anche qui. Quindi Certo. come fare a dare una colpa a lui? Ma in E lui effetti lui alla fine paradossalmente dice: "No, hai scelto tu la carriera a tua moglie, io te l'avevo detto", come esatto. dicevi tu, no Marco, Lui si è che comportato più da angelo custode che non da diavolo. Andiamo a lui ha prendere sempre i detto la consigli. verità. Un po' ti ricordi quando parlavamo di Lucifer? Lucifer Certo, non dice mai bugie, no, che per chi ha visto magari la serie TV di Lucifer, fa proprio vedere che lui bugie non ne dice. non può, non E riesce. in realtà anche Milton non ha detto bugie. Lui ha sempre detto la verità. Poi ha i suoi termini che per qualcuno possono essere manipolativi. Beh, però è sempre una nostra impressione sentir la Esatto. manipolazione. In realtà è solo conoscenza, nel senso che lui, anche durante tutto il racconto di tutto il film, non dà mai quello che vuole lui. Alla fine dà quello che vogliono le persone. In più occasioni, quando è riuscito ad avvicinarsi a delle donne, tutte queste donne raccontano: ma lui mi ha ascoltato. Abbiamo parlato come non ho mai parlato con nessuno, nessuno mi ha mai ascoltato così. Ascoltato, mica parlato. Lui ha ascoltato. Infatti E che è quello che dice anche la mamma di Kevin a Kevin. esatto, Poi alla esatto, fine, perché ha detto: "Cioè nessuno mi considerava, nessuno cioè io ero in un paesino, non esatto. parlava nessuno mai con me, non si fermava nessuno, non mi faceva compagnia nessuno. Sono arrivata in questo bar e lui mi ha ascoltato." Cioè è ovvio che io mi son sentita, "qualcuno" Esatto. tra virgolette, no, finalmente esisto, finalmente ci sono. E vedi che E è qui poi proprio qui che nasce il paradosso, Serena, cioè se uno, ha fame, ha una persona povera che sta morendo di fame, vediamo una persona che gli dà da mangiare, noi non penso giudicheremmo male quella persona. E ora magari quella persona ha fame non per scelta sua, o forse sì, perché magari dipende dalle scelte che ha fatto prima se ha fame, ma sicuramente non lo giudicheremmo male. Quindi perché a quel punto giudicare male qualcuno che si sta limitando solamente ad esaudire dei desideri? Se invece che diavolo in questo film lo chiamassimo genio della lampada e il film si chiamasse Aladino, vedremmo una bravissima persona. Poi, ecco, dipende molto dai desideri che si esprimono, ma anche in Aladdin c'è quest'aspetto e i desideri che vengono esauditi quando li esprime Aladdin o quando li esprime Jafar non son mica proprio uguali, non portano mica gli stessi effetti, ma il genio è un puro esecutore, cioè non può fare nulla su questo. E Serena diceva il profilo basso. Lui non consiglia forse proprio perché
la vanità era uno dei peccati preferiti, non gli consiglia forse di avere un profilo più basso, non gli dice forse che esplicitamente che il suo problema è essere troppo bello, troppo appariscente, che la moglie aveva bisogno di attenzioni, che era in pericolo. Cioè, sono tutte cose giuste. Cioè, se gli togliamo il velo del titolo, delle fiamme, delle corna, dei pregiudizi del cioè staremmo parlando di un angelo custode, non di un diavolo, nella nostra concezione. Quindi la potenza del film, al di là delle immagini, cioè, è veramente andare a fare l'avvocato del diavolo di quello che succede, dire ma alla fine è mica una brutta persona questo qui, cosa ha fatto di brutto lui? Ma infatti Marco poi un altro punto che mi è rimasto, che tu l'hai già accennato prima, è quando lui dice: chi potrebbe negare che il XX secolo è stato interamente mio? Poi dice: sono all'apice, è il mio tempo. Però perché, cioè, come dicevi tu, lui è sempre stato qua, come mai l'apice è adesso? Perché sono le persone che gli danno la possibilità di essere all'apice in questo momento in base alle decisioni che fanno. Spesso e volentieri noi nella vita di tutti i giorni non ci rendiamo conto delle decisioni che facciamo che possono alimentare un tipo di energia rispetto all'altra. Perché? Beh, perché insomma, o stiamo pensando a noi, stiamo pensando al nostro entourage. Quindi tante volte io mi sento dire: ma sì, chi se ne frega, cioè, con tutto quello che ho passato, anche se qualcun altro adesso sta male, mi merito di stare bene. In realtà non è che uno deve star bene e uno deve star male, cioè non è che il nostro benessere deve andare a far del male agli altri. Però spesso si sente dire questa cosa, no? Sono stata male tanto, adesso anche se stanno male gli altri è lo stesso. Anche perché bisogna vedere se non è sopravvalutata sta cosa. Siamo davvero in grado di fare del male agli altri? O anche chi subisce quel male alla fine sta decidendo di subirlo, perché potrebbe a sua volta Infatti lui cosa bloccare tutto. dice? Cioè. Il libero arbitrio è una gran fregatura, dice Milton a un certo punto, no? Perché, ok, scelgo, ma in realtà per ogni scelta ci sono delle conseguenze. Il problema Piacevoli è e volersele spiacevoli prendere in oppure ogni no. caso. E quindi lui dice è una gran fregatura. Infatti viene sconfitto, sono d'accordo con Marco di non dare tutta questa importanza al diavolo del film, cioè da John Milton, perché poi alla fine lui viene sconfitto proprio da una scelta che fa Lomax, che fa una scelta, essendo poi lui, si scoprirà, mezzo demone, mezzo umano, farà una scelta che sconfiggerà, scelta di libero arbitrio, proprio questo povero diavolo, io direi, perché non è così potente, lui si sente poi a un certo punto si arrabbia, fa tutto un discorso anche contro Dio, perché lui alla fine è uno strumento di Dio, nel senso che anche lui è soggetto al libero arbitrio. Lui parla di un Dio che è giocherellone, che si diverte a lasciare andare le cose. Dio non si vede nel film, sembra che non operi, ma in realtà tutto il meccanismo che permette a Lomax di fare una scelta che poi sconfigge probabilmente per l'ennesima volta il diavolo, perché avendo parlato di migliaia di figli, chissà quante volte questa scena della sconfitta ha dovuto subire il povero John Milton, che alla fine il diavolo è un angelo caduto e quindi in un certo senso è giusto che si comporti anche da angelo, solo che tra yin e yang i diavoli fanno la parte dell'ombra e gli angeli fanno la parte della luce in questo gioco di libero arbitrio. Bisogna vedere se sono due persone diverse. Anche. E sopra c'è un essere potentissimo che è Dio, che lascia fare le scelte a un altro essere potente che è l'uomo, che si permette di scegliere la via dell'amore, perché la scelta del suicidio di Lomax poi è dettata dall'amore che aveva per Marianne.
Ma, tornando al discorso anche di sì, angeli, demoni, quello che ha detto Marco appena adesso, no, in realtà l'angelo e il demone che noi siamo è un'emanazione, cioè che noi abbiamo, no, io mi ricordo sempre questi cartoni animati di Tom e Jerry quando c'aveva l'angioletto e il diavoletto, no, che apparivano sulla spalla. In realtà chi sono? Beh, è solo un'estensione di noi, sia l'uno che l'altro. Quindi in realtà l'angelo e il demone siamo sempre noi, solo che chi decidiamo di ascoltare, cioè quale parte di noi decidiamo di ascoltare in quel momento. Quindi siamo sempre noi, sono le Non a nostre guide caso spirituali, no? E quindi le guide spirituali cosa sono? Io in senso molto più grande, però in un campo di esistenza che magari non sempre riesco a percepire, ma sono sempre io. ci sono almeno altri 3 dettagli dove viene esplicitato molto forte questo concetto. Quando apparentemente Lomax si suicida, alla fine c'è un mix di immagini abbastanza veloci, ma dove Milton appare con le sembianze del viso di Lomax. È sempre lui, si iniziano a confondere queste due figure, non si capisce più chi è Milton e chi è Lomax, spuntano 2 ali bianche, proprio come la caduta, cioè, ma alla fine sembra dirti esplicitamente: guarda che io te lo sto facendo vedere come figura terza, ma stai facendo tutto tu nella tua mente, non a caso si spara un colpo nelle tempie, cioè non è che non se lo spara da un'altra parte. E chi fa quella scelta di, all'inizio del film, far assolvere quel professore accusato di pedofilia e alla fine del film di farlo poi sostanzialmente condannare, non è mica la stessa persona. Semplicemente prende 2 scelte diverse, ma non sono due persone diverse, sempre lui. Il famoso esempio dei diavoletti che faceva Serena, cioè non sono forse 2 desideri alla fine, perché tutti alla fine siamo portati a fare la cosa giusta, siamo portati a fare del bene, e però c'è quella vocina lì della tentazione quando capita. Bisogna vedere se quella tentazione è positiva o negativa. Io posso avere anche la tentazione di fare una cosa buona, che magari mi fa anche felice. Cioè, non sono in contraddizione per forza le 2 cose. Paolo dice: chi sono le guide spirituali? Sono sempre io, bellissima frase. Sono io più grande, no? Cioè, però sono sempre le mie guide spirituali, sono sempre me in realtà, perché sono un'emanazione di me, sono io su un altro campo di esistenza. Quindi sono il diavolo e l'angelo, sono sempre io. Siamo in un mondo duale, in un paradigma duale. Bene, allora significa che io sono sia l'uno che l'altro. E io ritengo insomma che se noi iniziamo a vedere un po' più questi aspetti, riusciamo a capire meglio anche chi siamo noi, anche perché facciamo determinate scelte durante la vita. Questo film ce lo insegna proprio, cioè ci dice innanzitutto che ogni scelta che facciamo è una scelta che facciamo noi. Non è qualcosa, anche se noi spesso per semplificare diciamo siamo stati indotti eccetera, in realtà l'abbiamo scelto noi di seguire quella pista perché emotivamente in quel momento eravamo più propensi a fare quella scelta rispetto ad un'altra, quindi in realtà è sempre libero arbitrio, anche se noi non ce ne rendiamo conto, anche il scegliere di non fare niente è sempre una scelta. Quindi in realtà sono sempre io, siamo in un mondo duale e la dualità fa parte anche di me. Noi spesso invece rifiutiamo il nostro lato ombra cosiddetto, il lato negativo. Noi vogliamo vedere solo la parte di luce di noi, in realtà tanta luce e tanta ombra. Cioè sono sempre parte di noi. Noi la vogliamo eliminare la parte di ombra, infatti spesso e volentieri si dice no, gli esseri di luce, ma gli esseri di luce hanno anche loro quello che noi chiamiamo lato ombra. Il problema è che
quando tu diventi un essere di luce, non c'è più giusto o sbagliato, non c'è più bene o male. È tutto qua. Però quegli aspetti sono in noi e sono in loro. Quindi se io mi evolvo, non significa che non esiste più l'ombra in me, è che la utilizzo magari in maniera diversa. La comprendo, so che quel lato fa parte di me, se no non saremmo in un paradigma duale. Non Quindi a caso l'ombra sono tutti i sempre colpi di io. pistola non sono mica funzionati. Non ho capito, scusa Marco. Non a caso tutti i colpi di pistola che sono stati sparati non hanno mica funzionato. Né Esatto. contro Milton, né quello alla tempia. E forse non è quella la strada. Cioè, come dicevi tu, non si può uccidere, non si può eliminare, si può comprendere. In Lui effetti non l'ha cosa fa? capita. Infatti Esatto. alla prima occasione è caduto come una pera di nuovo, perché non l'ha capita. Esatto. Stessa tentazione, stesso ambiente, e quindi qua ci fa capire che noi reiteriamo sempre gli stessi errori finché non abbiamo capito. Ecco perché la vanità, Milton dice vanità è il mio peccato preferito. E difatti la Perché? mamma Perché di Lomax continuiamo a non ha reiterare mica quegli errori. provato a ucciderlo. Ha capito chi Assolutamente, era. Lei a un certo punto dice: alla fine ho capito chi era. e certo, Ma non ha provato, anzi, ha provato ad allontanarsi, ma sapeva bene chi era. certo. E a un certo punto addirittura dice: il mio errore più grande è stato quello di partire. Perché ha tentato sostanzialmente di eludere il problema, di allontanarsi dal problema. E quello se l'è portata come colpa, come sua colpa. Ha capito che non serviva a niente, né sparare, né allontanare, rimaneva lì e lì ti aspetta. Ma in effetti, come dicevi tu Marco, il tentativo di uccidere la nostra ombra, no, quando lui si spara alla tempia, in realtà cosa ha fatto capire? Non è uccidendo il nemico che tu risolvi il tuo problema. Ma certo, quando va adesso che magari non vorrei che magari venisse fraintesa questa frase, ma è quando io comprendo il messaggio che quel nemico mi sta dando. Ma il nemico è il mio avversario, l'avversario è colui che concorre, è colui che corre insieme a me. Quindi in realtà per capire determinati miei aspetti, io ho bisogno del mio nemico, altrimenti non posso comprendere chi sono. D'altronde, sempre verso la fine, quando ovviamente Kevin va da Milton arrabbiato per la morte della moglie, c'è sempre Milton che dice: Dio fissa le regole in contraddizione. Ed è molto interessante. Cosa vuol dire questo? Sei tu che scegli da che parte stare. Perché, ripeto, siamo comunque in un mondo duale, quindi Dio e il diavolo esistono in noi. E anche lì siamo sicuri che le ha messe lui in contraddizione. Perché non a caso dice: ti dai i sensi, e però dice: guarda, ma non toccare. Tocca, ma in realtà quel divieto, siamo sicuri che non faccia capo a quelle famose leggi tale per cui gli avvocati avanzavano a sprombattuto, ma sono state realmente decise da qualcun altro? Siamo proprio sicuri che anche quelle leggi lì alla fine non siano frutto di un costrutto umano? Lui si definisce un umanista e ad un certo punto dice, nel discorso più bello, forse uno degli ultimi rimasti, e non a caso poco prima descriveva come l'uomo stava distruggendo tutto quello che era intorno a sé. Forse per quello che dice forse uno degli ultimi rimasti, perché forse uno dei pochi uomini che si vuole davvero bene, perché forse quello che sta succedendo non è propriamente il bene, e alla fine il fatto che questo secolo sia il suo non è molto simile al fatto che l'uomo in questo secolo, mai come prima d'ora, ha veramente, o crede veramente, di aver superato qualsiasi limite possibile, di non avere più
nessun tipo di nemico possibile, di limite possibile, che sia quello di andare sullo spazio, quello di curare ogni tipo di malattia, quello di avere qualsiasi tipo di tecnologia. E quindi non sarà mica forse che alla fine parla in terza persona, ma sta parlando lui? Sta parlando poi sempre lui? È il secolo di chi? In Anche perché effetti lui poi non lo Marco dice anche mai, lui dice mio, di quello, dell'altro, ma non dice mai. Quindi stiamo parlando esatto, dell'uomo o stiamo parlando del diavolo? Perché è facile vederlo lì, no? certo. Te fai una, passatemi il francesismo, te fai una cagata, dici, no, colpa sua. Però poi quando fai una cosa buona dici, cazzo come sono bravo. No, momento, calma e sangue freddo. Cioè, allora, o vale il viceversa o c'è un problema. Ma in effetti Marco, lui a un certo punto, sempre Milton gli dice, è impressionante il punto in cui tu sei arrivato, qualcosa Sì. del genere, gli dice, io non ti ho facilitato, non potevo, Esatto. hai fatto tutto da solo, nel bene e nel male, hai fatto tutto da solo. E non sta forse ammettendo candidamente quello che abbiamo detto finora, ovvero che dell'uomo si sta parlando alla fine. Anche perché ci sono due osservazioni che di solito vengono fatte su questo tema. Dice, beh, però 2 persone le ha uccise Milton, siamo sicuri? Io non sono mica così sicuro, perché uno è l'amministratore delegato lì, e effettivamente questo quando inizia sembra che si sta rivoltando contro Milton, purtroppissimo nello stesso momento arrivano 2 senza tetto che lo bastonano a morte e lo stendono su un prato. Però nella scena che corre parallela, lì sono 2 scene che corrono parallele, quelle di Lomax e Milton, che stanno parlando proprio di questa persona qui che non mi ricordo come si chiama, e di questo, esatto, e di questo che corre nel parco. Ma correndo nel parco, quante volte lui ha insultato quelli che aveva davanti, li ha mandati al diavolo, gli ha mancato di rispetto, hai visto mai che niente, a furia di fare così, prima o poi uno che ti dà una bastonata lo trovi? Siamo sicuri che gliel'aveva Dirò mandato di più che lui? simbolicamente lui era in preda all'avidità, era proprio E quindi il miliardo di persone che esatto. esistono al mondo che si interessa solo riempire la propria pancia, eccetera. Viene ucciso proprio da 2 senza tetto. E a Esatto. proposito di questo, Pierre, all'inizio, quando Kevin, sai che sono fuori sul terrazzo che c'è la piscina, lì c'è l'acqua, Sì. lui gli chiede, ma perché hai bisogno di un penalista? E lui gli dice, perché i miei clienti non seguono le leggi, adesso non mi ricordo. Delinquono come tutti gli esseri umani. Esatto, e non voglio più mandarli nello studio di fronte. Quindi lui in realtà gli sta dicendo, cioè lo sta portando sempre da un punto di vista della vanità, cioè ho bisogno di te sempre per un discorso di potere, di soldi, di questo cosa, non per un problema e dire, sai, a volte si trovano implicati in cose che non che magari si devono difendere. No, loro delinquono. È per quello che io ho bisogno di te, che tu difenda i delinquenti. E anche qua, di Lì chi si è la apre un tema scelta? enorme. E lì poi si apre anche un tema enorme, perché Ma non perché non devi, scusa, difendere i delinquenti, ma noi lo sappiamo già a priori che loro sono in torto. ma sai, torto, il delinquente chi è? È qualcuno che infrange una legge. E la legge chi l'ha fatta? Un altro L'essere umano. umano. E chi l'ha detto che la tua è giusta e la mia? E chi l'ha Siamo stabilito? Cioè, sempre lì. E in effetti le leggi umane sono tutto il contrario di tutto. quindi, però allo stesso tempo si pone il quesito dei quesiti, dici anche la più brutta persona che esiste sulla faccia della terra, è giusto che abbia qualcuno che comunque la difenda oppure no?
o siccome è la peggio persona e tutti abbiamo stabilito questo, a quel Però punto vedi io che anche qua rinuncio a difenderla. è sempre il punto di vista, no? Se ti ricordi all'inizio c'è il tipo che fa il sacrificio della capra e loro dicono è una questione di ordine sanitario. Da una questione di ordine sanitario le fanno diventare un diritto religioso. Deciso dagli Quindi uomini. le leggi che fanno gli uomini sono tutto e il contrario di tutto, perché c'è sempre una via di scampo in Si realtà. possono interpretare, chi interpreta, in questo caso l'avvocato, Esatto. riesce a spostare la bilancia del libero arbitrio, diciamo così, Esatto. del Beh, perché pensiero. forse l'unico vero giudice poi alla fine ce l'abbiamo davanti allo specchio. Perché lui all'inizio del film non ha mica fatto una cosa brutta, cioè ha comunque difeso una persona. Possiamo dire che difendere una persona è una cosa brutta? Nello In specchio appare, E nel processo non aveva imbrogliato, quello che aveva detto sulla ragazzina era tutto vero. Ma in effetti lui si ritrova di fronte allo specchio. ma lo specchio è molto presente nel film, anche quando Con- muore Marianne, si vede nello specchio e si vede Ma lei sfigurato. poco prima diceva proprio non mi riconosco più guardandomi allo specchio. Sì. Quindi è un aspetto, sì, cioè cos'è che vediamo noi di riflesso? Infatti alla fine cos'è che fanno vedere? Che lui si risveglia di fronte allo specchio, decide di fare qualcosa di diverso, ma poi cade di nuovo Una nella stessa specie il tentazione. loop tipo Giorno della marmotta. Solo che, Esatto, solo che il esatto. film dura 2 ore, quindi per non farci vedere altre 2 ore di questa nuova versione, Esatto, solo che nel giorno della marmotta, insomma, è un pochino, cioè, ma in realtà sono molto simili secondo me, perché anche nel giorno della marmotta lui, lui decide di fare qualcosa di diverso per libero arbitrio. In realtà nell'Avvocato del Diavolo lui decide di fare la stessa cosa sempre per libero arbitrio. Di fare lo stesso errore in maniera diversa. Esatto. Anche perché facciamo fino in fondo gli avvocati del diavolo. Lui nell'ultima scena che sembra bellissima, ma lui abbandona una persona che ha bisogno di lui. Lui rinnega un impegno che aveva preso. Certo. Lui rinnega un obbligo morale deontologico, tant'è che il giudice gli dice: "Avvocato Lomax, si rende conto di quello che sta facendo e delle conseguenze che questo può avere?" E sta mica facendo una cosa bella se la analizziamo dal punto di vista Certo. meramente oggettivo, si è comportato meglio all'inizio, E beh, perché lui certo, lui ha portato a comunque termine il suo compito. esatto, aveva preso un impegno, aveva fatto una promessa, aveva degli obblighi e non ha abbandonato una persona che aveva bisogno di aiuto in quel momento. Certo. Alla fine ha fatto il contrario, e però sembra buono alla fine. Ma è qua che sta, no? Dov'è il bene e dov'è il male? Punto E di dipende da dove domanda. lo cerchi, perché molti Certo, diranno: "Ha fatto bene perché l'altro era un pedofilo". Beh, l'altro? Ma tu cosa c'entri? Tu ma il pensa a quello tuo che hai obbligo fatto tu non hai morale fatto è il tuo obbligo morale, perché noi dobbiamo sempre guardare noi stessi. Poi poteva perdere la causa, esatto. però l'obbligo morale è di portare a termine il compito. Io direi, Pierri, siamo in che dici? conclusione. Tiriamo fuori i tarocchi di questo film? Allora, Sì, anche questo perché tarocco è potremmo penso assolutamente fare 10 ore o 20 puntate su questo film che il tarocco del tutto inaspettato è questo. come mai? No, non mi aspettavo. Già. E poi è un tarocco, questo tarocco non è del tutto negativo, dipende anche qui dall'interpretazione che si dà a seconda del momento, perché rappresenta comunque le passioni, oltre che le tentazioni, può rappresentare il successo, può rappresentare le pulsioni materiali legittime. Quindi come comunque sia, rappresenta comunque John Milton nel film, rappresenta anche quell'aspetto. Poi un altro tarocco che
secondo me è anche più centrale del diavolo, sono gli amanti, la scelta per esempio che Lomax fa di seguire la carriera rispetto alla moglie, dopo via via tutte le scelte. Questa carta rappresenta in poche parole il libero arbitrio. E poi io metterei anche l'appeso, il sacrificio di Maria Ann o il sacrificio finale di Lomax. E la torre non ce la mettiamo? La torre no, la torre è quando finisce qualcosa e in questo caso alla fine del film non è finito un bel niente. È ricominciato tutto. Cominciato. Quindi anche se la sconfitta del diavolo, che potrebbe essere una piccola torre, non è quella torre di... In realtà forse la carta più terribile è proprio la torre, quando finisce totalmente una storia. Qui la storia va avanti e potrebbe ripetersi in una serie a puntate se uno volesse prendere la trama e far vedere altri risvolti sull'avvocato Lomax e le sue scelte. Che forse non stava facendo altro che pensare alle conseguenze delle sue scelte, che era proprio il messaggio del film. Quando fai una scelta c'è una conseguenza, pensaci prima e decidi se ti piace o meno. Esatto. Ma anche il fatto che ci sono delle conseguenze che tu puoi valutare e altre che comunque non puoi valutare. Per esempio, quando Marianne lo convince a rimanere lì, quando lui gli dice guarda che se non vuoi finiamo tutto qua, e lei invece lo convince, ma nella sua testa cosa c'è? La famiglia, quindi fare dei figli, dargli comunque un posto sano per crescere, per avere l'opportunità di avere magari quello che lei non ha mai avuto. Il padre, c'è un aspetto molto interessante, che c'è un dialogo nel dialogo tra lei e Milton, che lei gli dice proprio la cosa peggiore di non avere un padre è avere un padre come il mio. E lui gli dice, credimi che ti capisco benissimo, no? Come ti capisco. Quindi nella testa di lei c'è tutto questo, in realtà poi questa scelta di voler rimanere lì la porta ad altre conseguenze che lei comunque non aveva valutato. Bene, allora... Lei è anche però una delle poche che, se non l'unica, che riesce a vedere. Perché lei vede effettivamente poi quali sono le persone, tra virgolette, votate al bene e quali al male, lei le vede. Sì. È In realtà, l'unica che come riesce a dicevamo vederle. anche con Pierri prima di iniziare la puntata, in realtà c'è questo aspetto anche in Kevin, che ogni tanto si ferma, c'è sempre c'è qualcosa che non gli quadra, no? Che giustamente Pierri tu dicevi, l'aspetto è l'aspetto diabolico e umano, perché lui no, è ovviamente metà e metà, diciamo così, che esce. Quindi c'ha questo aspetto che anche lui ogni tanto si ferma, no? Valuta, dice, sembra quasi che capisca che c'è qualcosa che non quadra, poi però la sua vanità ha sempre la meglio. Anche perché bisogna vedere, lei, la moglie, così, che in teoria dovrebbe essere pazza, ma mica vede demoni ovunque. La madre di Lomax non l'ha mai vista come un demone. Le mogli degli altri avvocati molto felici di fare la vita che facevano, sì. Certo. Per quello che dicevo, forse è l'unica che è in grado di vedere davvero, e però è presa per matta. Ma ti ricordi Non quando gli si crede nessuno. diceva la scritta manicomio è fuori? Quindi lei rappresenta esattamente questo, cioè io sono sana, tutto quello che mi sta capitando è reale, però voi mi prendete per pazza, quando E in quello è realtà... bellissimo. La risposta secca quando dice era tutto un sogno, ma non è un sogno se è reale. Ma scusa, è uscita proprio secca quella risposta ed è meravigliosa. Anche perché poi si Esatto. richiama molto al finale del film, poi glielo vorrei andare a dire a Lomax e dice, ma era tutto un sogno.
Esatto. Bene, allora siamo in conclusione. Io direi di fermarci qui e di incontrarci a parlare di un nuovo film il prossimo mese. Ci sarà una sorpresa e vi aspettiamo numerosi, si dice così. Grazie Serena, grazie Marco e buona serata a tutti quelli che ci vedranno e che ci hanno visto stasera. Grazie a voi, Ciao a buona tutti. serata. Grazie a tutti quanti.